Si sono concluse le elezioni parlamentari in Moldavia e si sono concluse le elezioni regionali in Valle d'Aosta con un'affluenza del 63%, in cui il partito Union Valdoten, che è di centro, ci sono membri di destra e di sinistra, ha preso il 30% dei voti. Gli autonomisti centro, anche qui alcuni membri di destra e alcuni membri di sinistra, hanno preso il 14% dei voti. Tra le forze principali, quindi destra e sinistra, la destra è nettamente in vantaggio, con Forza Italia che ha preso il 12%, Fratelli d'Italia ha preso l'11%, la Lega ha preso intorno all'8%, mentre il partito di sinistra principale è il PD, ha preso solamente il 9%, ed è una brutta botta per il PD perché erano la coalizione, diciamo, di governo che c'era adesso in Valle d'Aosta, che sosteneva adesso il governatore della Valle d'Aosta, e quindi con solamente il 9% hanno preso una brutta batosta. Nelle Marche si vota fino alle 15, l'affluenza è abbastanza bassa, intorno al 37%, però c'è ancora tempo per votare. E poi invece per quanto riguarda la Moldavia, oh, guarda tu, le interferenze russe, ragazzi, non hanno funzionato. Ora, sicuramente la Russia ha provato a fare propaganda in TV, ha provato a sostenere con fondi monetari tutto quello che vuoi il governatore candidato filorusso, però evidentemente i cittadini moldavi di essere sotto la Russia non ne avevano più voglia, perché infatti ha vinto il Partito di Azione e Solidarietà, che è quello della presidente Maya Sandu, era al potere già dal 2021 ed è un partito filo europeista, e ha vinto con il 50,03% dei voti. Ora, per governare da solo, il minimo da prendere era il 50%. Il fatto che abbiano preso il 50,03% a me un po' fa anche ragionare, perché com'è possibile che, guarda caso, proprio hanno preso il 50,03% e non il 49,99%. Ecco, questo qua è un po' una cosa che a me mi fa ragionare, perché poi si parla di interferenze russe e poi questi vincono con il 50,03% dei voti. Sarà un caso, però, ecco, se vincevano con il 49,99% si faceva una coalizione. Però intanto comunque i cittadini moldavi hanno detto che sostanzialmente loro vogliono entrare nell'Unione Europea, e quindi governando da soli ora si potrà veramente pensare alla Moldavia nell'Unione Europea. Il blocco patriottico filorusso ha preso il 24,26% dei voti, e poi gli altri partiti hanno preso tutti meno del 6%, comunque poca roba. Dall'Europa tutti gioiscono, nonostante interferenze russe la Moldavia potrà entrare nell'Unione Europea. Dal Cremlino protestano perché due partiti filorussi sono stati ieri esclusi, anzi l'altro ieri esclusi per appropriamento di fondi indebiti.